Continuiamo a parlare di Red Zone. Abbiamo già detto che cosa rappresenti il pezzo, ma andiamo più a fondo nei significati. Che cosa non è stato il Covid? Non è stata la possibilità di una reale e concreta ripartenza. Non è stata la possibilità di imparare il rispetto dell'altro, di imparare quanto sia importante la libertà, di imparare che il sistema che è stato perseguito a lungo nel secolo scorso, all'inizio di questo nuovo secolo, e che si è cercato di mettere in piedi, ossia questo sistema basato sul capitale più sfrenato, sull'acquisizione compulsiva di ricchezze, sull'ostentazione, sulla globalizzazione così come è stata pensata, sul fatto di dover necessariamente far fronte a un mondo che si muove troppo veloce, troppo rapidamente, sia di fatto impossibile. È un sistema assolutamente, totalmente insostenibile e da ripensare. In parte questi messaggi sono ovviamente passati, ma per la maggior parte mi sembra di capire che tutti abbiano dimenticato che cosa è successo. Ci siamo dimenticati dei morti, ci siamo dimenticati delle libertà individuali, ci siamo dimenticati del fatto che è stato impedito alle persone di andare a scuola o all'università, che sono i luoghi della libertà per antonomasia. Poi la si può pensare un po' in tutti i modi, e io sono uno, devo dire, dei più ardui difensori della libertà di pensiero, da qualunque parte provenga. Però è quello che è stato fatto in nome di un'emergenza che magari poteva essere gestita diversamente, che magari poteva essere gestita con un po' più di razionalità e non in preda alla paura compulsiva, non in un modo di pancia essenzialmente, instillando il terrore. E quindi da queste sensazioni è nato poi il videoclip, ma anche la copertina, che essenzialmente non è altro che la mia faccia sott'acqua, posta al contrario. In un mondo dove tutto è al rovescio, dove non si capisce assolutamente più niente, forse bisogna cambiare prospettiva per cercare di capire che cosa sta accadendo. E quindi l'idea di proporre un videoclip tutto rosso, come appunto la zona rossa, con questi colori ad intermittenza, che fosse sintomo di chiusura, che comportasse una certa angoscia, una paura, che è quella della solitudine di chi è stato isolato, di chi ha perso tante cose, di chi ha avuto una perdita, la perdita dei propri cari, per esempio. L'altro punto su cui abbiamo voluto puntare è l'asfissia, la totale mancanza di ossigeno. E come stare sott'acqua in una bolla d'acqua, e nel video sono appunto in una bolla d'acqua cercando di prendere ossigeno, ma in realtà si è immersi in questo mare di cose enormi e più grosse di noi che non abbiamo saputo gestire. L'errore più grande che abbiamo creduto è che abbiamo creduto di poter essere superiori a qualunque cosa. E il Covid ci ha riportati indietro, ha messo un freno a delle cose. Il problema è che poi tutto è ripartito ad una velocità più che raddoppiata, non ci si sofferma più su nulla. È facile rendersi conto di quanto le persone attorno a noi abbiano ormai delle problematiche evidenti sotto il piano sociale, psicologico, che sono il portato di una società, di un'economia, di un sistema che è assolutamente insostenibile.
che è una gran fregatura. Questo modello della vita occidentale è un po' una gran fregatura, diciamolo chiaramente. Quindi il tema è indurre a riflettere su ciò che è stato, su ciò che non è stato purtroppo, e sul fatto che, ahimè, potrebbe facilmente anche ritornare a una situazione simile in futuro. E come la affronteremo allora? Magari in maniera peggiore, magari dando il potere al primo di turno che passa e che promette in maniera autocratica e forte di risolvere il problema, cosa che magari non può fare, cosa che magari è sbagliata di per sé. E questo ci porta a riflettere anche sulla comunicazione, quella dei mass media. È tutto fortemente cambiato, è tutto diventato terribilmente allarmistico e questo non ci fa bene, assolutamente. Nel rapporto con noi stessi, ma anche nel rapporto con gli altri. Dobbiamo pensare a queste cose e l'arte ha il compito e il dovere di far pensare, di essere utile in questo senso. Concludendo, ovviamente ad ascoltare il pezzo, a guardare il videoclip su YouTube, e vi ricordo che è possibile ordinare il disco sempre alla solita mail che lascio qui in basso. Continueremo con nuovi video. Grazie.